Ciao a tutti, come state? Buon settembre. Eh sì, agosto è finito, purtroppo. Le vacanze sono finite almeno per me. Ne ho fatte poche, ma sono servite a fare un po' di ordine nella testa. Ho tante idee da fare. Anche girare, andare in giro mi è servito proprio ad attingere a delle ricette regionali che mi piacciono tanto e quindi ve le proporrò adesso in avanti. E oggi inizio con un dolce, una crostata di pasta frolla morbida. E non vi dico più niente, andiamo a prepararla. Iniziamo! Inizio preparando la pasta frolla morbida con 100 g di burro morbido. Lo lavoro un po' e aggiungo un limone grattugiato, 100 g di zucchero e lo lavoro tipo deve diventare una crema, così velocemente. Aggiungo 2 uova intere e lascio solamente poco albume per dopo e continuo a mescolare finché non si assorbono anche le uova nel composto, quindi deve diventare una crema omogenea. E aggiungo man mano 300 g di farina 00, potrebbero essere 300 o 320, dipende dalla grandezza delle uova, quindi la aggiungiamo e poi ci rendiamo conto man mano. 2 cucchiaini di lievito istantaneo per torte, per dolci, quello vanigliato, poco meno di mezza bustina. E aggiungo tutta la farina. Lavoro sul piano perché mi viene più comodo. Ecco, la consistenza deve essere proprio così, morbida, non dura, ma lavorabile. Pronta? Morbidissima. La lascio un po' riposare in frigorifero coperta, almeno mezz'oretta. Va bene. Intanto mi ero preparata la crema pasticcera. Ti lascio il link di riferimento dove c'è la freccia, così ti porta alla ricetta. La metto in una sacca a poche per comodità. Faccio lo stesso con la confettura di amarene, in questo caso, o ciliegie. E metto da parte. Riprendo la pasta frolla dal frigorifero e ne tolgo una piccola parte, tipo un terzo, per dopo, e lo lascio coperto da parte. Stendo leggermente la parte che va nella teglia, 28 cm, questa è apribile ma va bene anche una classica teglia da crostata. Lo imburro e lo infarino bene. Stendo la frolla in modo che vada bene anche sui bordi. Essendo morbida si può fare tranquillamente senza mattarello. Con la frolla messa da parte faccio dei cordoncini lunghi. E faccio dei divisori praticamente per dividere la frolla dalla confettura, un bordo, ecco.
e alterno crema e confettura, così da avere un effetto cromatico bello. Crema e confettura di nuovo, così nella fetta avremo tutto. Poi un abbinamento che a me piace tanto. E l'albume che avevamo messo da parte lo spennelliamo sui bordi di frolla. Granella di zucchero solo sul bordo della frolla. Pronta da infornare. 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25-30 minuti circa. Controllate sempre a vista, come la vedete. Eccola qui pronta, profumata ma ancora caldissima, quindi cerco di sformarla senza bruciarmi. Bella, già così. Ma io faccio una ripassata sia di confettura che di crema, così sarà più vivo come colore, più bello da vedere. E anche più golosa poi nel mangiarla, perché troviamo tanta crema e tanta confettura. Ecco qui, mettiamo sul piatto da portata ed è pronta da portare in tavola e gustare. Se la teniamo un po' in frigo è meglio, perché sarà bella fresca e comunque va conservata in frigo essendoci la crema. Ecco qui, pronta, golosa e buonissima. Grazie come sempre per la visione e se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale, mi farebbe molto piacere ed è gratis. Ciao ciao, alla prossima!